L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. A ora di pranzo l'appuntamento è con Lunchpress. Ogni giorno dalle 13 alle 14 notizie, approfondimenti, ospiti e opinioni sul mondo Milan in compagnia di Edoardo Maturo e Leonardo Menini. Solo su Radio Rossonera. Amici di Radio Rossonera, 30 ottobre del 2025, buon giovedì pomeriggio qui dal talk, penultimo talk della settimana, ultimo talk invece di questa giornata di campionato che andrà in archivio questa sera dopo le ultime due gare, dopodiché praticamente domani si ricomincia già con la vigilia del prossimo turno, eccetera eccetera eccetera, con un bel Milan-Roma alle porte. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Senza cuffie Bea oggi. Possiamo così. dirti no, noi ti senti da casa, nel caso le telefonate possono dirti quel che vogliono, ma tanto non mi sento. no, non ci sono le telefonate. Enrico Voiani, ciao Henry. Ciao, buon pomeriggio. E dall'altra parte del vetro in regia c'è Morgan. Ciao Morgan. Ciao bro. Grafica numero 1, vediamo cosa è successo ieri sera. Ahimè, hanno vinto tutte. Hanno vinto tutte ci hanno preso punti. Sì. Insomma, a parte il Bologna, che delle squadre che erano dietro di noi è l'unica che è rimasta ferma, per il resto in realtà la Serie A dice che hanno vinto praticamente tutte le squadre impegnate nella parte sinistra circa della classifica, quindi ha vinto l'Inter, quindi ha vinto il Napoli 2 giorni fa, quindi ha vinto la Juve, la Roma, il Como. Hanno vinto un po' in tanti, sì, un po' tutti devo dire, in effetti. Ahimè, vabbè, insomma, turno un po' così, turno molto da incudine, Henry. Turno in Molto. cui il Milan in questo avvio di stagione, lo sapevamo, aveva una fase non semplice di partite, che è poi questa, nel senso che è la fase un po' più complicata con l'infrasettimanale contro l'Atalanta e dopo la partita con la Roma. Inizialmente pensavamo che anche la Fiorentina potesse recarci dei problemi a inizio calendario, diciamo, no? Perché comunque è sempre una squadra ostica, poi fortunatamente non è andata così. È ovvio che bisogna un po' superare la tempesta, la burrasca, perché poi A, di base il detto dice torna sempre il sereno, B, bisogna recuperare i giocatori, e quindi speriamo che la partita con la Roma non ci porti troppi danni da questo punto di vista. Il sereno torna grazie al rinnovo di Federico Lucrezzi, che per il 43esimo mese è qui con noi, ha rinnovato il suo abbonamento nei migliori di Radio Perché è il Rossonera. migliore, Federico, perché è il migliore come tutti coloro che sono abbonati. Ragazzi, grazie davvero di cuore, stiamo arrivando verso la fine del mese, domani è il 31 ottobre, quindi se vi è scaduto l'abbonamento non dovete fare altro che rinnovarlo a 2,99 al mese, è un piccolo gesto per voi, davvero, ma per noi è fondamentale, ma non è una parola banale, cioè è letteralmente essenziale per mandare avanti Radio Rossonera. Quindi grazie di cuore a tutti coloro che ci supportano attraverso gli abbonamenti, le donazioni, i like e i commenti, che è un modo anche gratuito per mostrarci il vostro volerci bene, perché noi ne vogliamo tanto a voi ed è grazie a voi che andiamo avanti. Guarda, faccio un po' di delazione oggi, tipo Giacomo Garacce. Giacomo, sei qui da un'eternità, dov'è l'abbonamento? Vabbè, ma manco a far così. Peggio, Andrea Biondi con noi da tanto. Andrea uè, biondo, come dicono a però Milano. io invece più che far così, Abbonamento. io preferisco invece premiare e citare e ringraziare continuamente chi invece lo è.
Perché sono i migliori, perché chi è abbonato è il migliore, c'è poco da dire da fare. Vabbè, grazie a voi finirà Radio Rossonera. No. Mi spiace. D'altronde se non si abbonano. Ma anche The Flame che No. usa l'imperativo mettete la classifica. Non dovevo darvi Cioè, via. dov'è il logo di Radio Rossonera nonché tuo abbonamento, dato che usi l'imperativo presente che non si usa? Ecco. Non penso sia Mario Biondi, non è No, Mario. non è Mario, è Andrea Biondi, che non è abbonato, ricordiamolo, ai posteri, tutto quanto. Lecce Napoli 0-1, Atalanta Milan 1-1 di martedì. Ieri Como Verona 3-1, Juventus Udinese 3-1, Roma Parma 2-1. Quindi la nostra prossima avversaria ha vinto ieri. Dopo ne parliamo. Bologna Torino 0-0, Genoa Cremonese 0-2 per la Cremonese, Inter Fiorentina 3-0. Stasera Sì. Cagliari Sassuolo, che adesso appena finisce il talk devo volare a casa che devo assolutamente vedere, e Scherzi, ma... Pisa Davvero. Lazio alle 20:45 di questa sera. Posso stravolgere un secondo la scaletta Morgan? Perché visto che abbiamo i risultati del turno. Grazie a The Flame che dopo la mia minaccia si è abbonato. Ma Grande. si è abbonato davvero. Ma allora Grande. dobbiamo davvero minacciarvi, ragazzi. No, ma soprattutto Grande lei. The Flame. E io ne ho fatti 2, ma manco risposto quasi. No, vabbè, Grazie. pazzesco. The Flame, grande, sei il migliore anche tu adesso. Dicevo, stravolgo la scaletta Morgan e gli chiedo la grafica numero 7. Perché questi risultati hanno confermato una cosa e hanno soprattutto detto che la prima, diciamo, rubrica dei fantaconsigli. No, mamma. Eh. Sì, c'è la grafica. Gli ho detto, mettila adesso, dato che abbiamo i risultati. Eccoci C'è qua. pure, sì, Eccoci qua. L'autogestione. Doveva assolutamente mostrare. Sì. Con No, perché orgoglio. ragazzi, poi quando volete ci mettiamo lì e vi insegno. Allora, diciamo che la seconda è stata un po' l'attaccante della Juve. Che cosa ha fatto? Gol. Sì, ma hai detto l'attaccante della Juve. Quindi che sono Vlahovic di base, un perché po'. gli altri due di finirli attacca, cioè David sì, che poi è entrato alla fine, ma Open da. Vabbè, hai beccato il gol di Duvikas in Como Verona. Questa chiamata è importante. Questa Il gol sì, di dai. Vlahovic. E Milinkovic che pare il rigore. Milinkovic che pare il rigore. A una certa, poi ci mettiamo lì e vi insegno. Come sa, una certa la fortuna finisce. Può essere anche quello. Vabbè, grazie Henry per i tuoi fantaconsigli. Prego, sempre un piacere. Vedremo poi i vostri fantaconsigli. Sarei quasi tentato di rifarteli fare No, domani. io ancora mi a te. mi ritiro da vincitore Dai. come Nico Rosberg, mi ritiro. Grazie a Tino Tren che è abbonato con noi da mesi 22, bellissimi. Buongiorno ragazzi, un abbraccio. Grazie. Grazie mille Tino. Mi chiedono chi vince ragazzi. il campionato. Vabbè, ma è troppo sul lungo periodo. Datemi cose fresche Chi vince Milan-Roma? e inutili. Inutili. Va bene, grafica numero 2, visto che The Flame si è abbonato, Gli mettiamo facciamo la vedere classifica. la classifica. Sì. Se no. Grafica numero 2, Morgan, grazie. La classifica di Serie A che si è ricompattata un pochino, nel senso che ancora dopo la nona giornata non c'è una fuga. Sono tutte un po' lì, forse anche figlie di un'altra classifica. Cioè, se andate a vedere la classifica cannonieri, c'è da piangere. Ci sono i centrocampisti. Solo centrocampisti, rigoristi. E Bonazzoli. Sì, e Bonazzoli perché fa le rovesciate. Perché al di là di tutto, praticamente non ci sono punte che stanno facendo la differenza per ora. Napoli e Roma sono a quota 21, Inter e Milan a 18, Como 16, Bologna 15, Juventus 15. Diciamo che le posizioni di testa poi possono rimescolarsi, però all'incirca ci siamo. Adesso vediamo la Juventus di Spalletti cosa farà. Però Napoli, Roma, Milan, Inter, poi nel caso se la Juventus e subito dopo Como e Bologna sono un po' chiamate. Sì, diciamo che sono loro in Non questo so momento l'Atalanta. le sette di cui parliamo. Vediamo l'Atalanta cosa farà nelle prossime settimane. Cosa dite? Che sgraniamo un po' la classifica prima della sosta? Ci sono 2 partite, si sgrana No, un minimo. Per me no. No, prima Per della me sosta si sgrana no. prima di Natale la classifica. Non prima. No. Ma più che Quest'anno altro perché tutti hanno avuto delle mini crisi. Cioè, a parte la Roma,
tutti hanno avuto delle mini, cioè il Napoli ha avuto una mini crisi con i 6 gol in Champions, la partita col Torino, il Milan in questo momento ha avuto 2 pareggi di fila, l'Inter ha già avuto la sua mini crisi. La Roma settimana scorsa tra l'Europa League. Sì, però comunque in mini campionato passaggio a è vuoto. stata sempre abbastanza dritta, a parte mi pare 2 sconfitte. E la Juve che forse sta attraversando il periodo più difficile, però bene o male tutti hanno avuto un piccolo stop, quindi sono ancora tutte lì, forse anche per questo. Va bene, vedremo la prossima settimana, o meglio, tra qualche giorno, se la classifica un po' si sgrana o no. Noi dovremmo essere bravi a non farla sgranare, perché dipende in gran parte in realtà da noi, perché se noi facciamo il risultato la Roma sta lì, pareggio vittoria nostra, se no un po' si sgrana, Sì. almeno sì. per quanto riguarda noi. Sì, si sgrana, sì. Poi... Mi metti la grafica 3, Morgan? Poi nel senso la Roma è da tenere in super considerazione per la corsa alla prossima Champions League. Per me si sta costruendo un po' il posto fisso in quelle 4, però comunque sappiamo che l'ambiente di Roma e anche le squadre con Gasperini, il confine tra equilibrio perfetto in cui la macchina è una Lamborghini e varcare quel confine e che scoppia tutto è sottilissimo. È già sottile con le squadre solo di Gasperini, è già sottile solo a Roma, o meno per meno fa più e tira dritto fino alla fine, oppure bisogna me sempre non stare Le sembra. attenti. squadre di Gaspe storicamente il periodo peggiore ce l'hanno ora. Quello che un po' mi spaventa, cioè io vedo una squadra che ancora non ha preso proprio le sembianze del suo allenatore, però vince. Cioè io mi aspettavo di vederla un po' più tentennante in queste prime 10 partite. C'è da dire che però a parte l'Inter non è che abbia affrontato i Moonstars la Roma a livello di calendario, No, anzi. Però però neanche come tu. scrive lo Cioè, Sparviero, a parte il Napoli, dall'alto, Napoli, Atalanta, Sì, Juve, sì. la Roma praticamente ha fatto un anno solare da quando è arrivato più o meno Ranieri a oggi circa, che sta tirando. sì. Non sono 3-4 sì, partite. Sta facendo punti. Magari non stravolge le partite vincendole 4-0, 3-1, eccetera. Però è da un anno circa solare che è un martello. Vince. Più che vince. altro leggo molto E prende che pochissimi gol. leggo molto che la Roma gioca male. Io se vi devo dire chi vedo giocare bene in questa Serie A, ma Udinese-Atalanta? Non credo. Sabato alle 15. Napoli-Como alle 18. Bella. Interessante, sì. Cremonese-Juventus alle 20:45. La Anche prima- questa, Ocio. La prima di Oh, Spallettone. Verona-Inter alle 12:30 di domenica. 2 inchiodato. Beh, partita tra simpatici. Fiorentina-Lecce alle 15. Torino-Pisa alle 15. Parma-Bologna, il derby, alle 18. Poi arriviamo noi alle 20:45 con la Roma. Lunedì il Sassuolo alle 18:30 del lunedì è una garanzia. mamma mia. Poi se solo Genoa. Cioè, questo turno è il giovedì alle 18:30, lunedì alle 18:30. Poi è la Lazio, che invece è stasera, è lunedì sera con il Cagliari. Vabbè. Beh, ci sono delle partite interessanti. Napoli-Como mi piace, sono curiosa di vederla. E Milan-Roma, beh, è una bella partita sicuramente per quello che stanno dimostrando le due squadre. Sì, diciamo che una volta passata Verona-Inter sia un bel lungo pomeriggio. Si può fare un po' di tutto e poi... Vi ricordate 2 o 3 giornate fa che avevate usato il bonus Ikea con la compagna o il compagno, o insomma avevate giocato il jolly del faccio il giro, faccio quello che vuoi te? Ecco, è il momento di riprendersi quello che è nostro. Torino-Pisa dura. E quindi qua si fa il pomeriggio classico alla Play, bello sereno, perché avete già dato col giro all'Ikea e quindi facciamo 1-1. Andiamo a Milanello, Bravo Morgan. Fede, bravo. Grafica numero 4. C'è un abbonamento della VL. importante, c'è un abbonamento Di importante. Marco Pucci, che oltre ad aver rinnovato
in Elite Da 28 per il mesi. 28° mese, domani vi spedisco un pacco dono. Attenzione, Fatene buon buon uso. uso a vantaggio di tutti i migliori. Grazie Marco, grazie Marco, mille ma davvero. non sì, dovevi. No, Ma in realtà non è per noi, per i migliori, quindi per gli abbonati. è Ah, a vantaggio di tutti i migliori. grazie comunque Grazie, Marco. davvero di cuore. Poi gli abbonamenti Elite sono veramente, cioè, si spinge. No, Sì, poi sei- se il regalo piace, verrà requisito. Non per i... Ma magari Aspetta. che cos'è che possiamo mettere a disposizione delle nuove videocamere che ci servirebbero? Tra Non lo l'altro? so. Ma come fa a saperlo? No, infatti, non lo so. Non lo so. non lo so. Chissà. Marco, arriverà prima o poi questo pacco, Grazie, vedremo. Marco. Intanto grazie per Grazie il pensiero. preventivo. Esatto. Oggi, o meglio, ieri, Tomori ha fatto gli esami per scongiurare eventuali lesioni al ginocchio. Scongiurate le lesioni, ma il dolore c'è. La forte contusione resta e quindi andrà valutato in previsione di Milan-Roma. Jimenez ha una caviglia dolorante e anche lui verrà valutato giorno per giorno. Questi sono per quanto riguarda Tomori e Jimenez. Per E oggi Leao siamo poi a è una giovedì. cosa a parte. In attesa di notizie che arrivino oggi da Milanello. Oggi è giovedì, vuol dire che c'è un allenamento grosso, c'è quello di domani, poi sabato è già rifinitura. Io così a spanne ti direi, visto che Tomori è un sostituto naturale, Ce l'avrebbe. in teoria potremmo anche fare con De Che Winter. ha anche segnato alla Roma con la maglia del Genoa. Come fai a ricordarti i gol di De Winter? Mi ricordo che ha segnato a Marassi contro la Roma. Mm. Forse proprio l'anno scorso addirittura, a inizio campionato. E poi c'è Santi, che è una caviglia dolorante. Sì, che però serve, cioè quindi se la incerotta, no, poverino, mi dispiace, però nel senso che in attacco siamo veramente corti e quindi speriamo che possa passargli un po' questo dolore alla caviglia, perché siamo pochissimi, eh. Adesso vediamo le condizioni di Leao, ma siamo pochissimi. Mm. Ha cacciato De Rossi, esatto, è vero. Mi metti la grafica 5, Morgan, perché in questa grafica non avete visto Rafael Leao, per il semplice fatto che bisogna fare un discorso un po' più lungo con Rafa, anche perché il problema di Rafa è un po' più lungo. L'infiammazione all'anca per Rafa rischia di fargli saltare la Roma. Ora, Rafa ha questa infiammazione ormai da Milan-Pisa di venerdì, dopo che praticamente dopo 5-10 minuti ha iniziato a toccarsi proprio la parte interna del fianco Dopo il gol. destro. Sì, destro. Poi con cui ha fatto un 15-20 minuti di riscaldamento, lui 2-3 volte si è rivolto verso la panchina, prima non rassicurando, poi rassicurando, e quindi comunque è tornato in panchina e lui ha finito la partita. La successiva con l'Atalanta ha fatto un tempo, dopodiché Allegri ha detto non riuscendo a scattare, è uscito, e l'infiammazione all'anca c'è ancora. Ora, una è l'anca, l'altra è la caviglia, con cui per stato di forma, È un momento di Pulisic che è emergenza. fuori. È un momento di emergenza in cui tutti hanno qualcosina lì in attacco e manca ancora un po' la partita di domenica, perché comunque oggi è giovedì, venerdì, sabato, però vediamo. Henry, Questo solo in parte spiega un po' il primo tempo di Leao a Bergamo, che non è stato un buon primo tempo, anzi tutt'altro, anche per atteggiamento, ma oltre atteggiamento anche in quel paio di contropiedi tentati sembrava effettivamente che avesse proprio una marcia in meno, no? E quindi io capisco che magari in questo momento qua cioè, non si vorrebbe vederlo, molti tifosi non vorrebbero vederlo contro la Roma, però cioè, non so se vi rendete conto della situazione, cioè Jimenez con la caviglia mezza KO, Loftus-Cheek che comunque rientrava dall'affaticamento, Leao col problema all'anca, Pulisic fuori. Ho dimenticato qualcuno? Sì, Nkunku, perché ce lo dimentichiamo per quello che ci fa vedere in campo. Non è proprio rose e fiori, cioè, non sputerei su un eventuale recupero di Leao o recupero di Jimenez, anche se, ripeto, si vede che sono in difficoltà e hanno giocato una partita tremenda a Bergamo, però questi hai,
Però non mi dà l'idea, è un'impressione, semplicemente una sensazione, che siamo sempre di rincorsa. Sì. Cioè, siamo sempre lì a cercare di rimettere a posto uno, poi ne rimettiamo in piedi un altro, nel mentre la partita dopo 2 acciacchi, allora uno lo incerotti e l'altro non ce la fa, e l'altro allora viene posticipata quella dopo, poi fa gli esami, allora tipo i Sopignan, non questa ma l'altra ancora. A me Sempre la sto fiatone per a me riuscire a la mettere cosa in piedi una che non formazione. piace è che non abbiamo nessuna... Cioè, è vero che ci sono state le nazionali che sono state un problema, però siamo una squadra che ha veramente pochissimi impegni. Quindi avere questa situazione è allarmante, perché tu non hai Champions, non hai Europa League, non hai Conference, è l'unica settimana dopo diverse settimane in cui hai avuto il turno infrasettimanale, cioè, e sei così, e questa è la cosa che mi preoccupa, cioè, se fossi una squadra che gioca un'altra competizione, magari arrivi a fine ottobre con qualche problema, anche se, cioè, siamo comunque a fine ottobre, quindi è veramente presto, Però a me quello che preoccupa è questo, cioè che è una squadra che non ha impegni oltre il campionato. Sì, cioè nel senso, quando abbiamo visto purtroppo l'anno scorso arrivare quella classifica lì e ci siamo rimessi nell'ottica di pensare una volta a domenica, massimo col turno infrasettimanale sono 2 durante l'anno, non di più. Abbiamo iniziato magari a pensare dentro di noi, giocano in 11, 12, 13, quelli che sono sempre più o meno. Cioè iniziamo a rifare una sorta di cantilene in testa, giocano ta 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 ta. Poi questo, quest'altro ancora. Come è stato magari per il Napoli l'anno scorso, che erano praticamente sempre quelli, giocavano sempre quelli, al netto di qualche piccolo infortunio. Qui siamo un po' di siamo un po' di rincorsa, sì, rincorsa. e dobbiamo sperare che dopo la sosta finisca questa situazione. Tanto la bandierina in questo momento, la prima bandierina è lì, cioè arrivare alla prossima sosta solo recuperando giocatori e che questi mezzi fastidi, botte, contusioni, affaticamenti, chiamateli un po' come volete in base alla situazione, vengano tutti smaltiti. Ecco, la speranza è quella. Ci chiedete da casa tipo Angelo, che non è abbonato. Angelo, male da parte tua. Strano perché sei qui da sempre. Pulisic lo convoca. Per la Roma? No, forse per Per il Parma. per il Parma. Per il Parma ci può anche stare, se sta bene, se E soprattutto questa non è una domanda da fare a Pochettino. No, a Pochettino diciamo che Pulisic è al capezzale, ci sta per lasciare, no, scherzi a parte, non va. No, ma Max ha Impazzisco detto se che va. stanno organizzando una bellissima amichevole di prestigio durante la Per settimana rimettere della a moto nazionale. Ardon Yashari. Ma perché non aiutare Yajari mettendoli di fianco compagni titolare, della sua sì. rosa, non giocatori che so di Milan Futuro della primavera? No, ma infatti. Quindi, che so, si gira e c'ha Pulisic, Tomori, Leao. Ma io sono d'accordo, inutile ma poi c'è Rabiot non lo so, il però anche il Portogallo, no? C'è questo Joao Felix che in Arabia sta facendo una tripletta ogni partita. grazie. Sì. Ma piuttosto che convocare Leao che ha praticamente disintegrato l'umanità, no? Secondo tanti negli ultimi mesi, anni, stagioni. Harry, lo sai che lo convoca. Che convochi Joao Felix che Harry sta lo facendo le convoca, triplette. è inutile che dici, cioè, lo sai. Vabbè, ci provo. Ringrazio di nuovo Marco che ci dona 18,99 €. Scrive: indizio, sistemo casa e devo dismettere alcuni oggetti. Grazie mille. Grazie. Ho idea di cosa ci abbia mandato Marco. Vagamente. Conosce casa di Marco? No, però Sai che ha cosa- messo il cuore rosso e il cuore nero, oggetti che non usa più e sono per gli abbonati. Ah, ok. Vabbè, se in caso se è il cappellino di Gullit con le preferisco farmi treccine lo stupire. intasco io. Andiamo avanti. Grafica numero 6. A proposito invece di lungodegenti, la situazione su Pulisic e Rabiot. Siamo tornati a fare quei bei talk da bollettino medico. Clinici. Ma Sì, È tra l'altro siamo in diventato attesa doc, che da serie oggi su arrivino Rai. notizie da Milanello perché... È diventato Doc, la serie su Rai 1. sì, grazie. Ci mancava. L'anno scorso era l'unica cosa positiva dell'anno scorso è non aver fatto forse neanche una puntata su questo. Beh, utile, ho visto. No, infatti è però l'unica cosa considerando che positiva dell'anno scorso. avevamo più competizioni, No, ma infatti, bene. è stata forse l'unica cosa positiva Per carità. dell'anno scorso.
Questa l'ha fatta bene. L'ho fatta io. Cos'è? Non lo so, colline toscane con Pulisic. Questa l'ho fatta io perché Più Appennino a questo punto, visto che è Parma. Perché abbiamo già iniziato a leggere che Rabiot vuole anticipare i tempi. Io invece spero vivamente che Rabiot lo vedremo post sosta dopo quel cartellone bianco e blu, perché Rabiot si è fatto male al soleo, ha una lesione e quindi con la lesione al soleo non si scherza. Mentre invece per Pulisic credo che possa andare in panchina contro il Parma, però Adrien Rabiot ancora la strada è lunga. Spero. Ci chiedono chi è tornato in gruppo, però nessuno dei due. Ora, non Yashari. sappiamo se oggi Yashari dovrebbe riaggregarsi Insieme per il a primo De giorno. Stupinian. Insieme a Stupinian, esatto. In teoria il più vicino a riaggregarsi è Pulisic. Non so se sarà già oggi, insomma, adesso vedremo dall'allenamento di quest'oggi se si aggregherà o meno. Il problema è che hanno avuto delle lesioni. No, ma infatti non bisogna forzare con questi due ragazzi. Io guarda cosa ti dico, io piuttosto al 100%, 1000 per 1000 post sosta per il derby piuttosto che rischiarli per Parma. Capisco che i 3 punti del derby valgono come i 3 punti di Parma, ma qui bisogna capire qual è il rischio poi di eventualmente aver ricadute piuttosto che perderli per un periodo di tempo più lungo, non averli al top, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non bisogna rischiare con questi due ragazzi. So che nel mentre Deschamps e Pochettino sono in call su Zoom per capire come sfasciare il Milan un'altra volta probabilmente, però non farei ste mattate. Sì. Lasciatelo un secondo da parte sia Pulisic che Rabiot, anche perché mal che vada, cioè ben che vada in realtà, scusate, sono per la panchina, non mi farei troppe non volevo dirlo, Morgan. Grafica detto numero Morgan in 8, cuffia. grazie Morgan. Ringrazio Cree79. Però era bella questa grafica qua, perché sono proprio delle strade belle in Sì. cui vuoi sentirti sicuro andando in auto. Belle curve lunghe. Belle curve lunghe, e per sentirsi sicuri non c'è scelta migliore che Kumo Tire. Su www.kumotire.com potete andare ad acquistare il vostro nuovo treno di pneumatici per il cambio gomme classico stagionale e unirvi ancora di più ai colori rossoneri con, insomma, Kumo, che ha una passione, ha dei valori legati appunto al mondo del Milan da ormai tantissimi anni, quindi non c'è scelta migliore se volete avere stabilità, sicurezza, guida sicura, eccetera, eccetera, eccetera. Se poi siete dei gommisti potete anche diventare dei rivenditori ufficiali Kumo, sempre su www.kumotire.com. Grazie Henry. Ringrazio anche Cree79, abbonato con noi da 18 mesi in pallone d'oro, quindi proprio l'abbonamento di Cree è over the top. Sembra ieri e invece è già passato 1 anno e mezzo. Ad ogni modo è sempre troppo poco in vostra compagnia. Grazie mille di cuore. Cree, ti vogliamo davvero. un mondo di bene, davvero. Anche perché chi è il pallone d'oro è il pallone d'oro. Cioè, e mensilmente proprio ci aiuta tanto, perché non sono i 2,99 classici, tra virgolette, sono molti di più. Quindi Cree, davvero un bene dell'anima, grazie. Veloce passaggio sull'XG Sì. delle squadre che ci hanno affrontato. Abbiamo lasciato lo 0-21 alla Cremonese la prima partita, 0-30 al Lecce, 0-34 l'Udinese, vabbè 2-96 il Napoli perché sono mangiati 2 gol davanti alla porta Il rigore e uno c'è il rigore. È la partita dove abbiamo subito di più concettualmente a livello di XG. La Juventus 1,13, la Fiorentina 1,08, ecco le ultime due 1,42, 1,34, insomma rispetto alle prime giornate qualcosina in più stanno lasciando. Ora, come direbbe Max, per vincere i campionati e le partite non bisogna prendere gol. La Roma, che affrontiamo domenica, lo insegna. Ha preso credo 4. 4 gol, sì, dopo lo vediamo. Quattro gol. Però, allora, vi dico quello che ho detto prima in redazione. Cioè, a me sta bene sistemare la questione dei gol, perché non si poteva andare avanti come negli ultimi 2 anni, quindi corretto sistemare il subire gol da chiunque, però poi una volta che sistemiamo questa situazione
bisogna spingere un po' l'acceleratore anche sul resto, perché cioè, per me la partita di Bergamo è stata brutta anche perché tu hai fatto gol subito e da come ha giocato la squadra nel primo tempo sembrava davvero che si volesse unicamente limitare i danni. Serve qualcosa in più, quindi spero che si lavori anche su questo. Cioè va bene non prendere gol, però bisogna fare qualcosa di più anche sul resto. Sarà un caso, ci scrive Alessandro, ma senza Rabiot una vittoria, Stavo per 2 pareggi, dirlo. una sconfitta. Stavo per È il dirlo. giocatore del gioco di Allegri per me. Stavo per dirlo, è un giocatore che conosce talmente bene il suo allenatore, non me ne voglia Ricci, che comunque ha un trend leggermente in crescita, però conosce talmente bene il suo allenatore che sa esattamente che cosa vuole, sa esattamente come comportarsi se la squadra è in vantaggio o in svantaggio, quando affronti una big o quando non affronti una big. Lo abbiamo visto perché, cioè ragazzi, credo che in questi anni Adrien Rabiot, forse da tanti anni a questa parte, è uno dei giocatori al Milan che abbiamo visto pronti via, chiavi in mano, è andato. Gli altri, in un modo o nell'altro, abbiamo tutti dovuto aspettarli un pochino, chi più Lui e chi Modric. meno, chi più chi meno, anche Modric, ma Rabiot per me è proprio una roba incredibile, perché comunque Modric è arrivato a inizio campionato, ha iniziato la stagione, ha fatto comunque parte del ritiro. Lui invece è arrivato, cioè che è arrivato l'annuncio che lui era a Clairefontaine per la prima sosta nazionali. Quindi è arrivato pronti via, messo in campo, migliore in campo. Cioè, una roba che dici, boh, com'è possibile? Perché conosce esattamente quello che vuole Allegri. E per me questi XG degli avversari in crescita, se notate, corrispondono a da quando non abbiamo più avuto Rabiot poi. Sì, sicuramente Rabiot è importante per gli XG, però per me è importante anche per i nostri XG. Ah sì. Cioè è un giocatore che sa gestire perfettamente il contropiede di Allegri. Secondo me senza Rabiot in contropiede facciamo molta più fatica, sa gestire i tempi e sa anche indirizzare bene i compagni, no? Perché io Leao quando c'è Rabiot lo vedo più, non lo so, mi sembra più concreto, ma anche altri giocatori, Modric con di fianco Rabiot mi sembra molto più aiutato, lo stesso Fofana mi sembra più ordinato, senza Rabiot è tornato a andare un po' dove vuole, cioè è proprio il giocatore che mette ordine secondo me nel Milan di Allegri, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, perché nelle ultime partite anche in fase offensiva abbiamo fatto fatica, Sì. cioè fatica proprio non... Cioè il gol, tanto voglio dire ragazzi, cioè se col Pisa Salmacher la mette dentro di qualche centimetro in più parliamo di un'altra partita, quindi cioè le occasioni le hai avute, però sei più concreto con Rabiot, sei più ordinato, sei meno frenetico. Senza Rabiot io vedo un po' di frenesia. Sai cosa? È il giocatore che più rapidamente, in parte insieme a Pulisic, però Pulisic è già qualche metro più in su, riesce a ribaltarci il lato, se siamo di qua andando dall'altra parte, soprattutto da questo lato, e soprattutto ribalta il campo. Cioè dalla nostra zona difensiva riesce, praticamente portandola, o quasi, la palla a riportarla dall'altra parte. Cosa che ultimamente stiamo facendo una fatica, anzi, più che una fatica stiamo facendo una lentezza esasperante a portare la palla di là, e quando siamo così lenti l'altra parte a quel punto sono chiuse, arrivederci. È il giocatore che per fisicità e per conduzione riesce a essere molto più efficace in questo, e ci sta mancando. Forse in questo momento stiamo capendo in realtà quelli che sono forse davvero gli imprescindibili. E come scrive Robertino, forse abbiamo anche capito il perché Max lo vuole sempre, perché se Max è bravo a chiudere lo specchio della porta per gli avversari, poi si affida a chi gli fa il resto. Certo, sempre stato così. Stavo rileggendo le parole di un vecchio milanista di qualche anno fa, che disse a un certo punto: sono stufo di sentire la frase non abbiamo rischiato niente. Il Milan rischia un quinto di quello che rischiava un tempo, ma con questa mentalità abbiamo annullato la fase offensiva. Giochiamo un calcio scheletrico in attacco, abbiamo meno giochi offensivi di tutti, siamo la squadra con meno creatività offensiva del nostro campionato.
È Federico Buffa. Era un vecchio Buffa Sì, a Milan TV, di Milan tanti Channel anni fa. addirittura, Sì, probabilmente. Verso la fine invece dell'esperienza L'avventura di Max, Allegri, sì. Perché? Ma anche lì, perché cosa è successo al Milan? Cioè, non è matematico e scientifico, però basta analizzare. Cioè, Allegri con certi tipi di giocatori vince lo scudetto il primo anno, non dico agilmente perché non è stato agile, ma abbastanza bene. Poi negli anni successivi i giocatori di più tasso tecnico vengono a mancare sempre di più, a partire da Ibra eccetera eccetera, e sprofonda. Cioè Allegri per vincere ha bisogno di una squadra forte. È sempre stato così nella sua carriera, non è uno che trasforma le squadre dal punto di vista del gioco, ha bisogno di giocatori di un certo livello, ok? E poi sa ben gestire col Poi li gruppo. gestisce bene, li organizza bene difensivamente, e non dico che vadano di pilota automatico, ma se hanno lo scheletro difensivo e se a livello di gruppo funzionano, sono talmente forti poi che vincono, e vincono bene, perché ha sempre vinto bene. Se però inizia ad avere dei singoli di livello più basso, poi succede quello che è successo nell'ultima Juve, che comunque va in Champions, o che speriamo non accada qui, cioè quando perdi 2 o 3 pezzi fai fatica. No, ma infatti Architara scrive: aggiungerei chi se ne frega. No, cioè nel senso ce ne deve tra virgolette fregare, perché appena abbiamo perso Pulisic e Rabiot, i punti No, sono andati a cioè- farsi benedire. E se rischiamo, per quello ti dico, Rabiot lascialo in panchina, ma chi se ne o fuori, chi se ne frega per Parma, onestamente, dai. Non riusciamo a fare a meno di una partita di Rabiot? Fa niente, chi se ne frega, lascialo fuori. Il punto è che che- se poi salta un mese, abbiamo visto che quanto pesano uno e l'altro. Non l'affrettate a portarlo in il panchina. punto è che se Boni. tu non hai un'identità di gioco forte, subisci le assenze. Se hai un'identità di gioco forte, probabilmente riesci a sopperire un po' di più, non ho detto del tutto, alle assenze. Max Allegri e le sue squadre non dà un'identità di gioco forte, lo sappiamo, ma è una sua caratteristica, Cioè, non è che per forza è sempre un bene. Però per sopperire le assenze devi avere un'identità di gioco forte, cioè della serie esce chi è infortunato, entra chi sta bene e vedi pochi cambiamenti. In questo momento noi siamo attaccati ai singoli, anche perché non solo Allegri non dà un'identità di gioco forte, ma perché veniamo comunque da una stagione in cui non si può diventare improvvisamente una squadra forte con identità di gioco che fa risultati. Comunque i risultati del Milan sono utili fino ad ora, non è che abbiamo perso tutte queste partite. Ma io infatti aspetterei un secondo, tra virgolette, a dare dei giudizi atomici alla nostra stagione. Abbiamo capito che rispetto all'anno scorso abbiamo avuto il merito, e ha avuto il merito Allegri, di chiudere la porta, soprattutto nella seconda parte di stagione, quando praticamente arrivavamo al 20° e eravamo sotto di un gol. Dura poi vincere le partite. Al massimo infatti lo le ribaltavi, facevi 2-2, 2-1, 3-3, oppure addirittura perdevi. Abbiamo avuto questa ottima cosa di iniziare a pensare che prima non li dobbiamo prendere. Non una novità del calcio, ma quantomeno siamo riusciti a rimetterla dentro il Milan. D'altro canto ci stiamo affidando ovviamente ai singoli, ma tutte le squadre si affidano ai singoli, chi più chi meno. Il Milan un po' di più, tutto qua. E quindi quando gli sono venuti a mancare i 2 singoli principali che costruiscono insieme a Modric, si è un po' seccata la Appassito, vena, sì, ecco, sì, sì. tutto qua. Però quello che chiediamo a Max è: 1, non prendere gol, e 2, a questo punto bisogna far star bene i giocatori. Sì. Perché se stanno bene, abbiamo visto che rendono, vincono, siamo tutti contenti. Andiamo avanti. Ecco. Grafica qua numero c'è un 9. bel giochino per voi, Qua c'è un bel giochino per voi. Non è uno di quei giochini con le facce tagliate che spesso ci ha proposto Simo. È proprio capire qui che si fa. Cioè, perché è dura. Diciamo che Non saprei chi scegliere. no, sai cosa? Ecco, esatto, cioè non sono né sbagliate a prescindere né giuste a prescindere. C'è un lancio di dadi. Qui è veramente un po' gusto personale, ti direi, quasi quasi. Allora, ci sono un po' di coppie possibili per l'attacco del Milan. Ovviamente se stanno bene.
Leao e Jimenez che abbiamo visto nelle ultime. Poi c'è Leao e Nkunku. Forse mai visto questo? Credo mai vista, se non gli ultimi minuti a Torino. Però vabbè. Nkunku Jimenez. Poi c'è questa Coppa Italia esoticità College. di un Loftus-Cheek che entra nel novero degli attaccanti e quindi si accoppia con Jimenez, Leao o Nkunku. Ora, non posso fare il sondaggio Perché sono 6 opzioni. perché sono 6 opzioni. Avremmo potuto sapere cosa fare, il tabellone tennistico. No. E poi, no, stavo scherzando ovviamente. Sì, non so da casa chi e cosa. Scriveteci la coppia preferite. che preferite, che poi magari le leggiamo un po'. Io vado a logica. Per come ho visto entrare Loftus-Cheek, ti direi Loftus-Cheek, Leao se sta bene. Però dipende da benessere fisico di Rafa. Perché comunque è vero che a Bergamo ha fatto male, però veniva da 2 partite in cui comunque ha segnato. Quindi io, considerando un po' queste due cose, andrei con Loftus Leao. Da Gimenez e Nkunku ho visto veramente niente, quindi se si potessero evitare dal primo minuto preferirei, però dipende dall'anca di Rafa. Henry? A parità di condizione di tutti, io ti direi Loftus-Cheek Leao per come abbiamo visto Loftus-Cheek. Per Milan-Roma, non in senso assoluto. Sì. In alternativa anche testerei Leao Nkunku, perché per quanto mi riguarda Jimenez ha anche bisogno di essere un po' stimolato, nel senso che metterlo in campo ogni volta e ci regala prestazioni non bellissime da 7-8 partite, un po' di stimolo, un po' di pepe a Santiago proverei a metterglielo, ecco. Però cioè Loftus-Cheek sarà quello degli ultimi 20 minuti di Bergamo? Che ne Però sai? io ti dico anche una cosa. Leao è quello di Bergamo o è quello delle 2 partite prima, se sta bene? Avrà recuperato? Nkunku? Magari dal primo minuto si riaccende? Cioè è troppo enigmatica questa scelta, secondo me. Mi metto nei panni di Max. L'ipotesi Loftus-Cheek seconda magari mi può anche intrigare, ma se lo metto in campo poi mi giro in panchina e vedo il fantasma di Rabiot e il fantasma di Yashari. Non ho un centrocampista, c'è solo il buon Sala nel caso che porto su da Milan Futuro. Cioè, se li metto tutti in campo iniziano tutti la partita. Sì. Non ho uno straccio di un centrocampista da mettere in campo. Con obiezione. Dove l'ha inserito l'ultima partita Loftus-Cheek? Davanti. Ma se avesse avuto bisogno poteva metterlo al posto di Fofana. Però anche se inizia la partita e hai bisogno lo fai scalare. No, certo, però sei arrivato al 60° e vedi che Modric ha la terza dopo una settimana, La già lingua ha di fatto fuori. un po' e non sta performando, che fai? Oppure Fofana, che gli abbiamo visto finire la partita col Pisa, anche lui non è che era proprio fresco come una rosa. Che fai? Per me, per come la vedo io, non lo farà. Sta iniziando a preoccuparmi sta partita. No, perché non penso che si giochi tutti i centrocampisti del primo minuto. Perché anche metti che uno di quelli lì ha un dolorino. Però E scusa, poi lo scali dopo. Lo so, però vuol dire di combinare un'altra volta. Allora, per me non cambia troppo da questo punto di vista qua. Bisogna capire, a parte come stanno i Jimenez e Leao. Poi, cioè, voi vi fidereste a mettere tipo un Nkunku dal primo? Perché Henry. no, lo so, sono il primo ad aver detto prima andrei con Leao Nkunku, ma se Leao c'ha l'anca Sbilenca. Dipende da Rafa. c'ho l'anca sbilenca. Se Leao c'ha l'anca ancora dolorante e Nkunku che abbiamo visto finora, cioè, è difficile, Jimenez non ne parliamo, che 630 quasi, senza buttare la firma. palla dentro, cioè difficile, è un giochino difficile. Allora, al netto di come stanno, io sarei per Leao Nkunku dal primo minuto.
con Jimenez fuori, come è stato con la Fiorentina, che mi può dare una mano a gara in corso, sia se devo mettere peso, sia se devo irrobustire lo stesso per difendere, perché sia Nkunku che Leao, perché abbiamo visto quando è stata diciamo così, la più stretta necessità in attacco di essere iperlimitati, non ha messo entrambe le punte, uno dei due si è seduto. Per me non parte dal primo minuto Ruben per questo motivo qua. Se avesse avuto tiene. un altro centrocampista ci mettevo la firma che magari giocava porta Ruben Yashari. Loftus-Cheek. Ma Yashari No, non ma fa io una spe- partita ufficiale da maggio scorso io spero, o giugno infatti, con la io nazionale. spero di non vederlo, però perché mi sembra un po' presto, però No, ma può anche venire in panchina, non è un problema. Ma veramente non fa una partita ufficiale, credo, da giugno con la Svizzera. no, beh, era entrato forse era in Coppa entrato a fare le Italia. amichevoli. No, ma anche in Coppa Italia forse è entrato, no? Sì, ma Enrico, No, lo so, però sì, tu dici sono passati mesi, ho capito. cioè, non fa una partita da 90, non so da quanto. No, da 90 di Da sicuro no. un'eternità. Non so se può avere 10-15 minuti, però Cioè, di là c'è la Roma. è con comunque tutto il un rispetto. rischio. No, esatto, è comunque un rischio. Però posso dire, è un rischio. Non è che abbiamo preso un pischello a 4 euro, Di Yashari, dici? No, certo. È un rischio, Poi Allegri ha parlato di un amichevole per rimetterlo in ritmo partita ed è giusto che l'iter sia questo. Ne abbiamo parlato anche prima con È Rabiot. entrato oggi in gruppo. Sì. Non è una settimana che sale in No, gruppo. ma infatti, però comunque 40. C'è giocatori da 40 milioni. Sai quanto ha pagato la Juventus Marcus? Kefren Turam. La metà. Sai quanto ha pagato la Roma Manu Koné? La metà? E allora? Vabbè. A proposito di Manu Devi Koné, essere giocatore, devi essere. ho capito, ma devono anche andarti le gambe. No, lo so. Grafica numero 10. Vediamo 2 accenni sulla Roma tra le info e la scheda, dopodiché domani avremo le probabili e quant'altro. Avremo anche un collegamento da Roma direttamente che ci racconta un po' come sta andando la Roma. Ai noi male, cioè bene. molto bene. Ieri si è fatto male Ferguson, è uscito, è entrato Bailey, Ed è uscito perché non piaceva Gasperini ed è entrato Dovbyk, che ha fatto gol tra l'altro. Sì. In buona Artem. Contro di me al Fanta, giustamente. L'unico gol che pian piano. segnerà probabilmente. Oltre a quello al Milan domenica che è chiamato. Bailey acquisto un concuesco, secondo me. Sono arrivati un po' corti, viste le vicissitudini con Sancho, tutto l'estate di Sancho alla Roma, eccetera, eccetera. E magari avrà bisogno di un po' di tempo, perché in realtà avrebbe le caratteristiche, secondo me, per essere uno di quegli attaccanti esterni, seconde punte di Gasp. Però secondo me serve un po' di tempo. Io Dimmi. Vai. No, stavo pensando che se potessi prendergli un giocatore gli prenderei Manu Koné, veramente fortissimo. Veramente. Sì. Cioè, al posto È di in teoria il reparto dove siamo messi meglio. Beh, però al posto di Fofana, Manu Koné secondo me alzi il livello, con tutto il rispetto per Yusuf. Io ne avrei uno da prendere alla Roma, Gioca ma più appena avanti. rinnovato. No. Pilar. No. Gioca coi guanti, visto che il nostro portiere beh. abbiamo fatto quel pastrocchio lo so. e va via gratis. Mio portiere lo del so. Fanta, grande garanzia. Lo so. Vabbè, lo so. ancora i box invece Angelino. Brutta perdita questo per loro, ma si sposta Wesley, di solito nelle ultime partite è successo così, che dovrebbe tornare o poco prima della sosta o subito dopo, ma insomma contro di noi non ci sarà. Vediamo anche la scheda della Roma, la grafica un po' numero la 11. situazione Morgan. era Bio-Pulisic lui, Mm. cioè che se è ok proveranno a averlo la partita pre-sosta, altrimenti va dopo. Con una squadra che vediamo adesso anche dalla grafica, insomma 7 vittorie e 2 sconfitte la mettono in testa alla classifica, 10 gol fatti e 4 subiti. Chi è andato a vedere 10 gol fatti in 9 giornate è pochissimo. La Roma funziona, cioè c'è poco da dire, funziona. Io ho solo, ripeto, un micro dubbio: il calendario che ha avuto, perché appena l'hai vista contro una squadra big ha avuto le sue occasioni, ha fatto la sua partita, ma ha perso.
in casa. Però ha avuto un secondo tempo con l'Inter molto Molto buono, assolutamente, però per fare lo step, diciamo per me, per fare un campionato di super vertice, cioè proprio corsa di testa, quelle partite lì per me devi viverle anche diversamente, affrontarle un po' diversamente e indirizzarle anche un po' diversamente. Cioè delle due lì la big mi è sembrata davvero l'Inter in quella partita lì. Quello sì. La squadra grossa, ecco. C'è un problema, quei due lì. Beh, quei due lì sono un bel problema, nel senso che fanno 3/4 del gioco offensivo della squadra in questo momento, cioè sulle Dybala. Devo anche essere onesto. Tolto chi gli manca? Juventus e Napoli? Sì, Alla Roma? Bologna. No, il Bologna ce l'hanno avuto. Hanno già giocato col Mi Bologna. pare di sì. All'inizio, forse la prima addirittura, hanno vinta prima. anche. La prima partita della stagione proprio, la prima giornata. Però hanno fatto... Vabbè, se la Fiorentina, lasciamola perdere un attimo. Una volta che si toglieranno il Milan, gli sono rimasti Juve e Napoli. Perché sono anche Atalanta hanno già giocato? Atalanta no, mi pare proprio di no. Hanno fatto il derby, che hanno vinto, Hanno fatto derby, Inter e noi. e noi no. Cioè no, una volta che scavallano noi, dico. Ok. Hanno avuto un buon calendario, Buonissimo devo calendario, dire. Questo buonissimo assolutamente sì. Però il calendario te lo fai diventare buono se vinci. Vabbè, certo. Noi col Pisa dovevamo fare 3 Sono punti in d'accordo, carrozza. Sono d'accordo. Comunque, questa è la Roma. Pochissimi gol fatti per la posizione in classifica, pochissimi gol subiti, ed è il motivo per cui sono in testa alla classifica. Perché altrimenti con 10 gol fatti erano nettamente più Ma indietro. conta più la voce No, ma gol Bologna è subiti. stata la prima, confermo. Conta più la voce gol subiti, Simo. Cioè, conta più la voce gol subiti in Serie A. Ma un po' ovunque, però. Principalmente in Serie A. Marco ci scrive che sarà una brutta partita. Sai che anch'io me l'aspetto non bellissima. Sì, uno 0-0 un po' inchiodato, che si Per sblocca di qua o di là. per me superare la bruttezza di Juve-Milan è dura, eh. Per me non sarà brutta come Juve-Milan, perché la Roma gioca. E giocando un Gioca? po'... No? Giochicchia. Più della Juve. Sì, beh, più della Juve di Tudor, sì. Poi non dico che è a livello dell'Inter. No, che no. Ieri no. ha giocato una super Sì. partita, però probabilmente non è neanche a livello del Napoli, per dire. Però anche il Napoli è primo, ma gioca? Ha tanta intensità il Napoli, non spegne mai la spina, va a 95 minuti a 7000, per carità, ma gioca? A me spaventa la partita sotto ritmo contro di noi, più che la partita in ritmo, per ora. Lascia stare l'Atalanta, che per me è una questione diversa, perché è una squadra che fa ritmo e soprattutto se lo fa nella tua metà campo. Poi quando si spegne, come abbiamo visto, vieni fuori tu. Ma una partita tipo quella con la Juve, dove anche noi un po' ci siamo spenti, per esempio a Torino, noi eravamo meglio della Juventus, eppure non siamo rimasti attaccati per dire adesso li ammazziamo nel Sì, ti secondo ha un tempo. po' sfinito. Sì, ci siamo adeguati al ritmo della partita. Questo un pochino spaventa della partita di domenica. Però ne abbiamo già vissuta una così. Cioè io spero che dovesse mettersi la partita così, il Milan abbia imparato dai suoi errori. Io ho più paura del contrario, cioè ho più paura della Roma che gagliarda, euforica dal primato in classifica, va in casa del Milan decimato. Milan che è anche un avversario importante per la corsa Champions. Per me la Roma viene qua per, non dico darti il colpo di grazia perché siamo alla 10ª giornata, però viene qua secondo me la Roma che vuol vincere, e bene anche. Sì? Per me sì. Tu te l'aspetti più restia? Io me l'aspetto che non voglia perdere. Ah, no, io invece penso che vogliano vincere. Spero che sia Poi proprio se il gli va. motivo per cui invece non andrà così. Nel senso che mi auguro Io quasi spero che di non vogliano... segnare subito, perché le ultime due in cui abbiamo segnato subito non sono andate a finire bene. Vabbè, è fin lì.
Cioè, non voglio rivedere quel gol del Milan e tentativo di addormentare la partita per 85 minuti. Però non me perché con la l'aspetto Roma... questo braccino Morgan, mi corto metti la di- 12 intanto? Questo braccino corto di Gasp non me lo aspetto. Beh, hanno vinto molte partite di corto muso. Sì, molto da quest'anno. braccino corto. Guarda che hanno giocato. Io purtroppo ne ho visto un po'. Purtroppo ti dico perché un po' da sbadiglio, Però molto efficaci, devo dire. Da quel punto di vista molto efficaci. Giovanni ci ha fatto il rinnovo dell'abbonamento per il 24esimo mese, quindi grazie Giovanni. Grazie. 2 anni qui con noi. Patrick ci ha donato 5 euro. Qualsiasi squadra, se forte, può permettersi un allenatore medio forte e può sopperire, ma nessun allenatore vincerebbe con una squadra scarsa. Beh, questo è poco ma sicuro. Marzulliana. Sì, però in effetti Però è giusto, però sì, ci sì. sta. Poi sono arrivate 3 donazioni da 6 euro di Carlo Todori. Perché è il GOAT. Carlo, grazie. La prima, sono teso per queste mancanze di alternative. Anche io. Anche noi. La seconda, direi 0,2, forse 0,1, che mi darebbe addirittura più fastidio. Pronostico Speriamo di per... no, Carlo, speriamo di no. E poi il mostro con le 2 teste, Ranieri e Gasperini. Grazie Carlo per queste donazioni. Perché il mostro, no? Si dice un po' il mostro Sì, a 2 il teste. mostro a 2 teste, ho No, capito. no, Morgan, ho arriviamo capito. subito. Grazie E comunque, poi, Carlo. io ormai non so perché, adesso da un paio di giorni vediamo i vostri nick più che i vostri nomi, quindi non so chi sia. Aldri TV, Grazie che per però ha fatto l'abbonamento per la prima volta qui con noi, quindi Grazie mille, grazie, E benvenuto. Patrick che ne ha regalati 5. Grande Vinti Patrick. da Mamadou, Flavio, Fulana, Francesco e Michedea. Grazie mille. Grazie, Patrick. grazie. Vai Grazie, Simo, Patrick. parliamo di qui. Parliamo. Brenner. From USA. Allora, queste sono notizie date dal buon Carlo Pellegatti questa mattina, che riprende in realtà una sua notizia data ormai un mese e mezzo fa circa, più o meno. Sì, era venuto anche qua da noi ospite. Mhm. Ci sarebbe in ballo quindi un nuovo riassetto, completamente un nuovo riassetto del Milan nel giro di un mese e mezzo, 2, perché Carlo lo dà entro dicembre tutto questo. Realizzazione di una Newco, una holding dal valore di oltre 7 miliardi che controllerebbe sia gli Yankees che il Milan. Quindi sotto l'unico cappello ci sarebbero sia gli Yankees che il Milan. Steinbrenner, che vedete nella foto, sarebbe socio di maggioranza di questa holding. Cardinale socio di minoranza. Per realizzare l'operazione ci sarebbe un aumento di capitale da 1,5-2 miliardi. Parte di questa somma per liquidare Elliott, una parte per San Siro, per la costruzione del nuovo San Siro, l'altra parte va agli Yankees. Ci sta. Ok. Cardinale, da socio di minoranza, continuerebbe a gestire personalmente l'affare Milan. E Sì. qui qualcuno sarà svenuto a casa, ma insomma, vabbè. Il presidente sarebbe Cardinale. Quindi passeremmo da Scaroni a Cardinale. Il vice sarebbe Adriano Gagliani. E ci sarebbe un ingresso pesante nel board del Milan da parte di Massimo Calvelli, manager Che di abbiamo Redbird, citato qualche giorno fa. chi a questo punto Spero faccia la D. credo faccia la D. Spero. Con Elliott che va, Sì. È difficile commentare perché onestamente io credo che i tifosi del Milan vorrebbero vedere il Milan lontano da tutti. torniamo poi in Di studio, certo Morgan. sarebbe un cambiamento non radicale, è ovvio, perché non è che arriva il saudita, lo sceicco o l'emiro, no? Quindi non è un cambiamento proprio, non è un taglio netto rispetto al recente passato, è però un cambiamento nelle figure, Cardinale a parte. Sì, cambierebbero praticamente Cambierebbero quasi tante tutte le figure, perché cambia il presidente, cambia in teoria, mi auguro, in parte cambia il proprietario, cambia il proprietario, Perché esatto. se una maggioranza- diventa Steinbrenner, non è più, cioè Cardinale è socio di minoranza, non è più proprietario, no? Se fosse ovviamente vero Fosse la esatto, ricostruzione vero di Carlo. così.
Non saprei nemmeno dirvi se augurarmelo o meno. Cioè, magari sì, magari no. Se ci mettiamo lì a far la conta di questi ultimi anni, per me non dico che facciamo fatica a trovare chi ha fatto più danni tra Cardinale e Furlani o tra la gestione Elliott e la gestione Redbird, Vabbè. ma quasi. Cioè, sì, lo so. Però comunque avrebbe i suoi punti di domanda, perché è una roba che non conosciamo. Comunque, magari se riusciamo già domani o comunque nelle prossime ore Ad avere Carlo. sentiamo Carlo e gli chiediamo conto ancora di più di quello che ha già raccontato quest'oggi, magari facendogli qualche domanda. Se volete fare qualche domanda dalla chat, magari poi gliela giriamo direttamente. Se avete qualche dubbio, insomma, cerchiamo di riportarvelo qui come abbiamo fatto l'altra volta. Detto Sono che- d'accordo con molti dei messaggi in chat, ma non li posso leggere per ovvi motivi. Detto che... Ma perché c'è un nome, lo so, lo capisco. un cognome. Ma adesso sono in parte... ma sono d'accordo. No, in parte. D'accordo. Sì, vabbè, in parte i modi non possiamo dirli, però. Cioè. No, ma non sono modi brutti, ok, semplicemente ok. È perché non la leggo. è il male minore o il bene maggiore. Sì, poi bisogna andare a vedere come sono stati gestiti gli Yankees ultimamente. Molto redbirdiani. Sì, molto male. Ecco, però boh, magari è un punto di svolta. Io comunque penso che prima o poi arriverà un giorno in cui faremo il talk e ripenseremo Vabbè, penso proprio di sì, a spero. questi Già momenti domani. con una risata. Perché tanto nella vita finisce tutto, finirà anche il Milan in mano agli americani. Chiudo così. Vabbè, non è che possiamo per forza di cose fare una somma di milioni di persone. Americani intendo questa proprietà, diciamo, varia, ecco. Questa, ecco. No, questa. ci guarderemo indietro. Perché magari ci invece guarderemo c'è dall'altra indietro parte dell'oceano diremo, qualcuno ma che magari è vi interessato, c'ha ricordate? voglia, Sì, eccetera. sì, ci manca. Ti sta ascoltando, Ti sta dici? ascoltando e dice no, adesso allora no, no, basta. no. Però prima o poi ci guarderemo indietro dicendo: ma vi ricordate quella volta che... Io ci spero. Grazie a Carlo Teodori che ci dona 6 euro e scrive: un bagno in una grande piscina di acqua salata con un grande bianco per chi sapete voi. Non so. Un bagno nel vino? Boh. Non ho la più pallida idea di cosa abbia scritto Carlo, ma che ringrazio per... Carlo, grazie. Tu puoi E- scrivere quello che vuoi. Patrick ci ha donato 2 euro. Patrick, fai il bravo. Già Già c'è Bea se che... metto anche il carico da 11. Grazie Bea. Grazie a voi a domani. Squalo bianco forse. Non ho capito grande bianco, ho pensato vino, scusate. Bea, deformazione. Henry? Ciao, buona serata. Ringrazio Vado a anche. vedermi Cagliari Sassuolo io. Bravo Henry, grande idea. Saluto anche Morgan in regia. Tu Henry e Cardinale vi vedete il Cagliari che tanto apprezzate. Noi Io non invece vedo ci niente con rivediamo Cardinale. domani direttamente. Eh. Grazie a tutti, a domani. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo.